Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi facciamo insieme questa magliettina a ferri. È un progetto semplicissimo e se siete dei principianti del lavoro a maglia e volete cimentarvi in qualcosa di abbigliamento, questo può essere il progetto giusto per voi. Lavoriamo due rettangoli identici, uno per il davanti e uno per il dietro, e poi li cuciamo insieme. Per le cuciture non preoccupatevi perché vi mostro tutto passo passo. Iniziamo a lavorare da sotto montando i punti. Potete montare un numero di punti che preferite a seconda della taglia che volete per la vostra maglietta. L'importante è che il numero di punti che montate sia multiplo di 4 e poi alla fine aggiungete 2 punti, quindi multiplo di 4 più 2. Per la mia maglietta, che è una taglia SM, ho montato 78 punti. La mia maglietta è larga circa 44 cm, quindi ha una circonferenza di circa 88 cm ed è alta circa 45 cm. La lavorazione è molto elastica perché per farla ho usato dei ferri molto più grossi di quelli richiesti dal filato e l'ho fatto appositamente perché volevo appunto una cosa molto morbida e vagamente traforata. Questo ci aiuta anche con le misure perché è una lavorazione molto elastica che eventualmente si adatta. Nel tutorial lavoriamo insieme un campioncino per vedere la lavorazione del punto traforato e la lavorazione della maglia rasata. Voi iniziate facendo un campioncino, cioè montando un numero di punti che vi dia una lavorazione grande almeno 10 cm e lavorate un po' di maglia rasata in modo da capire quanti punti ci stanno in 10 cm. In questo modo capirete quanti punti montare per la circonferenza che volete per la vostra maglietta. Per questo progetto ho usato il filato Catania, è un 100% cotone, molto bello, un po' lucido e sono consigliati ferri o uncinetti da 2,5 3,5. E io ho usato dei ferri da 5,5 mm. Io ho usato ferri circolari perché mi trovo bene così, ma la lavorazione non è circolare, quindi potete usare i ferri che preferite. Questi sono gomitoli da 50 grammi, la mia maglietta pesa circa 140 grammi e quindi mi sono bastati 3 gomitoli. Se volete utilizzare anche voi questo filato, vi lascio nella descrizione del video il sito web della merceria Arcobaleno in cui potete acquistare il filato Catania in un'infinità di colori, tutti bellissimi. Fatemi sapere cosa pensate di questo progetto regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per prima cosa montiamo i punti. Potete montarli come preferite, io uso il metodo classico. Se avete bisogno di vedere come fare, nella i in alto a destra trovate il video. Montiamo un numero di punti che sia multiplo di 4 più 2. Io per questa mostra ho montato 30 punti. 28 è multiplo di 4 più 2, 30. La prima riga la lavoriamo tutta a rovescio, tutti i punti a rovescio. Lavoriamo anche la riga 2 tutta a rovescio. Dalla riga 3 in poi cominciamo a lavorare i punti di vivagno, quindi in tutti i ferri dritti, e qui siamo sul dritto del lavoro, il primo punto della riga lo lavoriamo sempre rovescio e il secondo punto lo passiamo senza lavorarlo a rovescio, così.
Le righe a dritto iniziano tutte così. Dalla riga 3 poi inizia anche la prima riga del motivo traforato. Cominciamo con un punto dritto e vediamo i 4 punti che ripetiamo per tutta la riga. 2 gettati, 2 volte il filo intorno al ferro e un accavallato doppio. Vuol dire che passiamo il primo punto senza lavorarlo, così, poi lavoriamo 2 maglie insieme a dritto e accavalliamo la maglia precedente sui 2 punti insieme e lavoriamo un dritto. E questa è la sequenza che ripetiamo per tutto il ferro. 2 gettati, un accavallato doppio, passo un punto, lavoro 2 punti insieme a dritto e accavallo il punto che ho passato e un dritto. E questi sono i 4 punti. Vi consiglio di ripetere a voce alta o almeno mentalmente i punti per non sbagliare la sequenza. 2 gettati, un accavallato doppio, un dritto. Alla fine della riga restiamo con 3 punti, lavoriamo un dritto e i punti di vivagno. Il penultimo lo passiamo sempre a rovescio senza lavorarlo e l'ultimo lo lavoriamo sempre a rovescio. Nella riga 4 e in tutte le righe del rovescio del lavoro i 2 punti di vivagno si lavorano come 2 punti rovesci. Quindi lavoriamo 2 rovesci, 1, 2, lavoriamo un rovescio e da qui inizia la ripetizione che ripetiamo nella riga 2 del motivo traforato. Un gettato, 2 punti insieme a rovescio e i punti che lavoriamo insieme sono un rovescio e l'accavallato doppio e lo vediamo perché hanno il rovescio sotto e lavoriamo insieme 2 punti a rovescio e un rovescio. Il rovescio lo lavoriamo con il gettato, il primo gettato, qui ne abbiamo 2. Lavoriamo un rovescio, facciamo cadere il punto e facciamo cadere anche l'altro gettato. E questa è la ripetizione che ripetiamo. Un gettato, 2 punti insieme a rovescio, un rovescio prendendo il gettato e facendo cadere anche l'altro gettato. E ripetiamo. Un gettato, 2 punti insieme a rovescio, un rovescio in cui facciamo cadere anche il secondo gettato e ripetiamo in questo modo per tutto questo ferro. Alla fine rimaniamo con 3 punti, lavoriamo un rovescio e gli ultimi 2 punti li lavoriamo sempre a rovescio in tutte le righe rovesce. Nella riga 5 lavoriamo il vivagno, quindi un rovescio e un punto passato a rovescio. E per il motivo lavoriamo 2 dritti, 1, 2 e la ripetizione che ripetiamo per tutto il ferro è un gettato, 3 dritti, 1, 2, 3, un gettato, 3 dritti, 1, 2, 3. E andiamo avanti così per tutta la riga.
e gli ultimi 2 punti in tutte le righe dritto, il penultimo lo passiamo senza lavorarlo e l'ultimo è un rovescio. Dalla riga 6 alla riga 8 lavoriamo 3 ferri a maglia rasata. Qui siamo sul rovescio e quindi lavoriamo tutto un ferro a rovescio. Lavorando normalmente a rovescio anche il gettato. Nella riga 7 siamo sul dritto del lavoro e quindi per lavorare maglia rasata lavoriamo tutti i punti dritti. Ci ricordiamo che i primi 2 punti sono il vivagno e il primo lo lavoriamo sempre a rovescio e passiamo sempre il secondo a rovescio senza lavorarlo. Tutti gli altri punti li lavoriamo dritti. Il penultimo punto lo passiamo a rovescio senza lavorarlo e l'ultimo è sempre un rovescio. Giriamo il ferro e lavoriamo la riga 8 che è tutta una riga a rovescio. E questa è la lavorazione che otteniamo. Da qui in poi dobbiamo solo ripetere queste righe che abbiamo visto insieme, alternando il punto traforato alla maglia rasata. Abbiamo lavorato insieme fino alla riga 8, cioè la prima parte qui. Da qui in poi appunto dobbiamo solo ripetere questi punti che abbiamo visto assieme come preferiamo. Per quanto riguarda il mio schema, io dopo la riga 8 ho lavorato un altro motivo traforato, poi ho lavorato tutta maglia rasata fino a circa 11 cm dall'altezza totale che volevo per la mia maglietta e qui ho alternato di nuovo il punto traforato alla maglia rasata. Voi potete intercalare questi 2 punti come preferite, l'importante è che tra un motivo traforato e l'altro ci sia almeno una riga di rovescio, perché il punto traforato inizia sempre sul dritto del lavoro. Se volete lavorare lo schema come l'ho lavorato io, di seguito vi lascio lo schema scritto delle righe come le ho lavorate io. Ho lavorato fino alla riga 98 seguendo lo schema che vi ho lasciato scritto ed ora lavoriamo la riga di chiusura. La lavoriamo sul dritto del lavoro. Il primo punto lo lavoriamo sempre a rovescio e tutti gli altri punti li lavoriamo dritti, anche il secondo. Lavoriamo il secondo punto dritto e chiudiamo il primo sul secondo. E andiamo avanti in questo modo. Dritto e chiudiamo il precedente sul successivo, senza tirare il filo, altrimenti i punti tirano. E andiamo avanti in questo modo. E cerchiamo di avere una tensione del filo regolare in modo che i punti abbiano più o meno tutti la stessa dimensione. Lavoriamo anche il penultimo punto a dritto, l'ultimo a rovescio e chiudiamo anche l'ultimo punto. Tagliamo il filo lungo per poter cucire e estraiamo. Per fare la maglietta facciamo 2 rettangoli identici, li appaiamo rovescio con rovescio e per prima cosa vi consiglio di mettere dei marker per provare la maglietta e verificare quanto grande volete fare il giro manica e lo scollo. Per la mia maglietta io lascio 20 cm di giro manica e 30 cm per lo scollo.
Voi ovviamente lasciate le misure che preferite. Ed ora non ci resta che fare le cuciture, prima sulle spalle e poi sul laterale. Tutte le cuciture le facciamo sul dritto del lavoro e per quanto riguarda le spalle usiamo il filo che abbiamo tenuto lungo della fine del lavoro. Appaiamo sul dritto le catenelle di chiusura dei punti, agganciamo il filo dall'altra parte e questa cucitura la facciamo passando sotto le catenelle di chiusura dei punti, da una catenella alla successiva e passiamo dall'altra parte, da una catenella alla successiva, da una parte all'altra, e quando torno dall'altra parte entro dal punto da cui esce il filo ed esco nel successivo e continuo così. Il filo è questo, esce da questo punto, rientro in questo punto e esco nel successivo passando sotto le catenelle di chiusura. E andiamo avanti così, da una parte all'altra, cucendo tutto il pezzo che dobbiamo cucire e tiriamo bene il filo per chiudere la cucitura. E una volta completata la cucitura diamo un paio di punti sull'ultimo punto, ripassando sull'ultimo punto per rafforzare la chiusura. Sul retro facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti. Prima di fare insieme la cucitura del lato della maglietta, vediamo il risultato della lavorazione del vivagno. Lavorando il primo punto e l'ultimo sempre a rovescio, abbiamo creato questi nodini sul bordo della lavorazione. Non lavorando il secondo punto, abbiamo creato questa catenella di punti, questa riga di punti dritti più grandi del resto della lavorazione. Sono più grandi perché nel dritto li abbiamo passati senza lavorarli e quindi occupano 2 righe. Faremo la cucitura proprio di fianco a questa riga di catenelle, passando proprio appena dopo queste catenelle. Tagliamo un pezzo di filo e partiamo dalla seconda catenella che vediamo. Questa è un po' più piccolina, partiamo da questa, passando da una all'altra prendendo 2 righe così e lasciamo una bella codina di filo all'inizio perché poi completeremo la cucitura. Prendiamo l'altro lato ed entriamo nelle catenelle corrispondenti dalla seconda, questa è piccola, è la prima, dalla seconda alla terza, stando proprio vicina alle catenelle e prendendo sempre 2 righe così. E anche qui rientriamo da dove esce il filo e usciamo 2 righe sopra, cioè dobbiamo vedere sempre due fili e passare da una catenella all'altra. E anche di qui, da dove esce il filo alla catenella successiva.
in questo modo e poi tiriamo da dove esce il filo alla catenella successiva. Tiriamo e in questo modo cuciamo tutto il lato della maglietta e alla fine ripassiamo sull'ultimo punto un paio di volte per saldare e come prima sul retro annodiamo e nascondiamo il filo. Riprendiamo il filo dell'inizio della cucitura e completiamo la cucitura anche qui sotto andando a ritroso, lavorando nello stesso modo il primo punto con la prima catenella e poi unendo l'inizio del lavoro. Annodiamo sul retro e nascondiamo il filo. Un gomitolo non basta per fare tutto un rettangolo della maglietta, quindi dovremo aggiungere un gomitolo. Lo facciamo sempre all'inizio della riga, in questo caso viene sul giromanica, non c'è problema. Io qua faccio un nodino doppio e i fili li nascondiamo attraverso i punti. Questo vivagno che abbiamo fatto tende un po' ad arrotolarsi e quindi non si vede nulla. La maglietta infatti rimane finita così. Tutti i fili li nascondiamo con un ago con la punta in modo da entrare proprio nella fibra del filo. In questo modo siamo più sicuri che il filo non uscirà. La codina di filo non uscirà anche con i lavaggi. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che rifacciate questa magliettina perché è fresca, morbida, è perfetta per l'estate, la possiamo usare in modo più casual o anche più elegante. Fatemi sapere cosa ne pensate e se rifate il progetto, mi raccomando, condividete le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!